Sono le 6:40 e questa è la nostra colazione nella nostra casina. Ci vedete super bardati perché ci troviamo nel campeggio più a nord d'Europa. La moto è super carica. Io faccio le ultime attività, riporto la chiave, porto fuori l'immondizia. Un po' difficile messo a partire però. Si parte con la pioggia. Dovremmo percorrere circa 9 km che ci porteranno fino al campo del globo. Ecco gli abitanti, loro sono i veri abitanti di queste zone, noi siamo solo ospiti. I've been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Col piccolo, in questo caso, si è fermato in mezzo alla strada. Alcune sembrano più impaurite di altre sono più interessate a mangiare. Siamo a pochissimi chilometri, ci abbiamo pensato. Comunque il tetto d'Europa ci sta accogliendo con 3 gradi centigradi. Ecco la strada che abbiamo davanti. Come sempre le nostre viste sono impagabili, però che gusto c'è se non è così, dai! 500 metri e ci ricorda che si andrebbe a piedi. Allora il casello è chiuso, quindi proviamo ad entrare. E ora apre dalle 11 alle 22. Esatto. L'ingresso è 260 corone norvegesi, quindi 25 euro. Aprirebbero alle 11 dal 16 agosto. Ragazzi, non c'è nessuno. La meta vita del motociclista medio, eccola qua! Siamo arrivati. È una grande emozione avercela Una fatta, anche foto per me. alla moglie e alla tenerona, perché veramente è stato un viaggio impegnativo. Non prendetela alla leggera perché il meteo, se partite tardi come noi, siete un po' sfortunati, ragazzi, con le tempistiche non lunghissime è impegnativo, bisogna prepararsi. Ora foto e poi ripartiamo. Dopo alcune foto sotto al globo vi mostro, molti di voi lo sapranno già, tutti lo immaginavamo, ma vi mostro quello che c'è oltre il punto più a nord. In realtà questo sarebbe il punto più a nord della parte continentale, anche se è sull'isola di Mageroia, che è raggiungibile via strada, altrimenti c'è a ovest di questo punto il vero punto continentale più a nord, che però non è raggiungibile, ci vogliono diverse ore a piedi per raggiungerlo, quindi non è raggiungibile via strada. Ecco oltre il globo. E il mare, È uscito uno sprazzo di luce da parte mia, mia moglie ce l'ha fatta e la tenerona ce l'ha strafatta. Ora però ragazzi bisogna tornare a casa perché non è sia così semplice. riprende il viaggio, questa volta via Finlandia e Svezia. Sì. E poi si ritorna al continente vero e proprio, quindi Germania, si scende dritti verso casa. La moto è là parcheggiata, l'abbiamo strafotografata e iniziano ad arrivare persone. Esatto, appena siamo arrivati eravamo soli, si vedrà dal video che non c'era nessuno. Veramente Una bella soddisfazione. Una bella emozione che addirittura Sara ha quasi pianto. Senza quasi, mi è venuto da piangere, non pensavo mai di poter piangere davanti a questo globo, ma non perché Davanti a un pezzo io di ferro. sia, però forse per le difficoltà incontrate. Sì, è stato un viaggio difficile a livello meteorologico, comunque il vero pezzo di ferro non è quello, ma è quello là. Grande tenerona, Grandissimo. stracarica. Si riparte ragazzi e si inizia la discesa verso casa.
casa nostra. Sharing a dream with anyone. She's made it through heaven. She's made it through hell. Oggi ragazzi la seconda tappona, stringiamo i denti, 621 km, 8 ore di viaggio. Quello che bisogna tenere a mente è che tra la Norvegia e la Finlandia c'è un'ora di fuso. Arriveremo quindi un'ora più tardi. Heartbreaks and fights through Hollywood nights. Making up a bar queen on the phone. In the great big boulevard, the place she belongs. It's just another story she tells. Have you ever felt you're missing the dream? Have you ever wished your life was like the movie on the screen? Questa che vediamo è Oddisbach. And fights through Hollywood nights. Through Hollywood nights. Through Hollywood nights. Cambia la pelle delle corna. Si è spennata le corna. Cambia il pelo delle corna. Mamma mia. Oppure in seguito a un combattimento, non lo so. Non lo sappiamo, bisogna cercare. Questo è più tranquillo, vedi? Sono scesi in città. Ripercorriamo di nuovo il tunnel di Nordkapp, 6.870 metri, quindi quasi 7 km, e ci accingiamo a lasciare l'isola di Magyaroja. Andiamo sott'acqua! Esatto, stiamo andando sott'acqua per 212 metri. Da questo lato del tunnel, dopo 7 km, sole, senza pioggia, per darvi un'idea della variabilità del meteo. Sono in riflessione. Sono messe allineate. Guarda con i tuoi tacchetti. Questo è proprio il luogo loro. Ieri nello stesso punto le abbiamo beccate di nuovo. Ah, ce ne sono altre di qua. Fermi ai lavori in corso, questa è la situazione. Un meteo pazzesco perché 20 km di pioggia allucinante, con la pioggia a 4 gradi dopo un'ora che vai in moto. Per quanto hai l'abbigliamento migliore del mondo, se non è riscaldato, meno male inizia a sentire freddo, soprattutto alle estremità, mani e piedi. Questa mattina io doppia calza, Sara non esce da casa sua, cioè dal casco. No, mi fa pigrizia tirarlo su. Lei che sta addirittura più riparata di me, però il discorso è la durata del tempo, nel senso che all'inizio sei caldo, poi piano piano inizia a sentire freddo. Tra poco quando riserva speriamo di trovare un distributore quanto prima, perché non ricordo ieri quando siamo passati dove si trovava il distributore, però semmai tra poco lo cerco, ma non ci dovrebbero essere problemi. Speriamo, dai. Nel senso che ogni 70, 80, 90, 100 km, proprio la parte finale del viaggio per Capo Nord, i distributori sono leggermente minori, ma prima non avete nessun tipo di problema. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on.
sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Ho i piedi congelati, le mani un po' meglio. Sara, Mani e piedi. vediamo se ci fanno mangiare qualcosa e soprattutto qualcosa di caldo. La Tenerona è inguardabile perché tutti i continui lavori in corso. Incrociamo le dita. Dopo 150 km noi entriamo con il casco perché è chiuso? Sì. Ci hanno fregato. Ecco, guarda, comunque reception c'è per mangiare e qui è, forse perché è domenica. Sono le luci accese, però. Andiamo su quel paesino qua giù, dai. E a circa 15 km dovrebbe esserci un posticino. Siamo all'Axelv. Eccoci qua. Ci sono diverse moto. Ah, erano sul nostro campeggio queste moto. Bistro e catering. Una sorta di peperonata con tagliata. Un piatto unico, very very good. Che fai? Che fai? Dolce alla cannella, c'è un po' di nocciola, è buonissimo. Caffè alla temperatura di circa 99 gradi. Al momento non si riesce a bere. Rifocillati, siamo stati in questo posto. Quei signori ci hanno guardato per tutto il pranzo, hanno fotografato la moto, ci guardavano, aspettavano per salutarci. Lo avevo quasi dimenticato, e come dimenticarlo? C'è un po' di sole. Per noi vedere la Norvegia illuminata dalla luce del sole è cosa assai rara e da apprezzare. C'era un cartello stradale con scritto che da qui a 7 km ci sono delle restrizioni militari. La scritta, oltre che in norvegese, era anche in russo. Era il confine con la Finlandia. Siamo sul confine con la Finlandia. Non so se ci sarà qualche controllo, probabile, perché noi veniamo da un paese fuori Unione Europea. La patria dei Sami. Suomi è il nome della Finlandia in finlandese. Eccola, Suomi, Finland. Adesso dobbiamo mettere l'orologio un'ora avanti. È la nostra prima volta anche in Finlandia. E dobbiamo ancora fare 340 km. Quindi nel vostro itinerario considerate di fare la tappa leggermente più corta perché avete un'ora di meno nell'arco della giornata. Poi quando uscirete dalla Finlandia avete un'ora in più. Benvenuti in Finlandia, ma benvenuti anche nella regione della Lapponia. Ragazzi, sono 5 km che andiamo sempre dritti su questo rettilineo, non incontriamo nessuno. Limite aumentato, 100 km/h. La prima curva dopo il rettilineo trovata, quasi stavamo per non prenderla, dato l'entusiasmo dei limiti alti. Continua il rettilineo. It's just another story to tell. Have you ever felt you're missing the dream? Guardate la nostra prima ombra dopo 10 giorni, l'ombra del sole che tende un po', no, sparisce perché ci sono le piante. Siamo noi! Francesco dice che non le sembrano vere due cose per la felicità: il sole, incredibile, e il
il limite di 100 km/h. Stiamo percorrendo la E92, cioè pochissima gente tranne un furgone e un altro appena superato tedesco. Abbiamo preso la direzione per Ivalo. Ci chiedevamo, dato che siamo in Lapponia, se ci capiterà di incontrare un personaggio famoso del luogo, o forse sarà in vacanza insieme alle sue renne, boh, non lo so. Con la fortuna che abbiamo non lo incontreremo mai. Francesco sta dicendo, con la fortuna che abbiamo sarà andato in vacanza per la prima volta nella sua vita quest'anno. Scusate se parlo male e muovo male le labbra, perché la temperatura è di 5 gradi, per cui è abbastanza freddo. Quando tiro su la mentoniera e sento la bocca che si muove male. È la stessa temperatura di Nordkap, di Capo Nord, ma d'altronde siamo in Lapponia. Pausa rifornimento. Dopo l'incontro al benzinaio in Finlandia con dei signori italiani, con una coppia di italiani e il loro figlio di Asti, li salutiamo, che stavano salendo a Capo Nord. Tra l'altro il signore di Asti ci ha riconosciuti. Ma voi vi conosco, io ho visto i vostri viaggi, ma voi viaggiate tanto. Il signore di Asti si definiva come una persona che non aveva mai viaggiato. No, io non ho viaggiato, però quest'inverno siamo stati tanto chiusi, no? Ci ha detto, per il Covid. E allora mi sono detto, da ragazzo avevo un sogno, quello di andare a Capo Nord. E quindi sono partiti. Mia moglie fino al giorno prima di partire non sapeva se sarebbe venuta con me o meno. Una bella motivazione, perché sono arrivati già su, passando per la Svezia, quindi scenderanno per la Norvegia. Come dice tante volte Francesco, questa è la dimostrazione che quando vuoi fare una cosa alla fine riesci a farla con la tenacia. È stato un bel incontro, simpaticissimi. Fate buon viaggio, proseguite. A 303 km da qui il Murmansk, Russia, e a 288 Rovaniemi. Yamaha, la bimba a tutta velocità e il campo sportivo. Siamo a Ivalo, la calma placida dei fiumi finlandesi. Quella era la bandiera dei Sami. Francesco mi dice che fa bene questo clima per temprare il mio fisico e le mie forme. Va bene. Comunque sono le 9 di sera e il cielo è questo. Ci rifermiamo per fare il pieno, ci serve anche per sgranchirci. Ho le ginocchia un po' provate. Perché dici le cose che non sono vere? Come non sono vere? Provate, dai! Adesso faccio un po' di movimento. Ti faccio una domanda online. Ma fare circa 500 km a 3-4 gradi? Ma neanche piove? Cioè, ragazzi, no. È Hai vero. 40 anni. Dovrei ritenermi fortunata, è vero, è vero. Si riparte, ultimi 45 km. Una caratteristica di questo distributore: ti fanno scegliere quanto vuoi addebitare, cioè autorizzare sulla carta, nel senso che gli altri decidono loro, tipo 140-150 euro, poi magari ti ridanno dopo 2 o 3 giorni, dipende dalla carta. Su questo potevi scegliere se fare 20, 40, 60, in questa maniera il plafond non viene intaccato. Più di tanto. Ci piace questa cosa. Andiamo. Abbiamo da poco lasciato la strada principale per raggiungere Ruosto, un
paesino che dista 13 km dalla strada principale ed è parte di un parco nazionale dove appunto abbiamo la nostra struttura. Non c'è nessuno tra orsi e renne, sono le 10 di sera, speriamo bene, mancano 8 km. Abbiamo visto la segnalazione della nostra struttura a 900 metri da qua. Alla fine ce l'abbiamo fatta, moto parcheggiata là sotto, di fianco a 2 bestioni. Non so se lì ce la potremmo lasciare, comunque. Noi avevamo letto che la reception sarebbe stata aperta fino alle 23:30, sono le 10, tutto chiuso. Non c'era scritto nulla. Non c'era scritto nulla, poi abbiamo trovato la cassettina Late Arrival e dentro, tra le tante buste, C'è la nostra. c'è la nostra. È un paese fantasma, non c'è nessuno. Però c'è una caratteristica che ve la mostro al volo. Ci sono gli igloo per vedere l'aurora boreale. Cosa dice qua? Allora, c'è intanto il percorso da fare per raggiungere la nostra casina? indicated by arrows below by using your room key. Ah, la chiave che c'è dentro apre anche determinate porte. Noi ora siamo qua, quindi dobbiamo fare questo giro e andare. Dai, penso che devi spingere. Devi spingere. Ah, sì. Mamma mia, sì. Con le porte, sapete. Perché non avete visto quella prima? Che non l'ho filmata. Ce l'abbiamo fatta. Stavolta è stata bravissima. Questa cameretta, vado a prendere tutto, E il bagnetto. Ci dovrebbe essere la sauna. Ah sì? Eccola là. Scendi. Ragazzi, c'è la sauna. Te l'avevo detto, c'era la sauna. Basta, ora lascio la camera che non riesco più a tenerla. Vado a prendere le cose in moto. Eccomi qua ragazzi, cottissimo. Ecco la nostra preparazione per la cena. Per ora 1 litro d'acqua. Mettiamo giù il sale perché l'acqua bolle. Sale. Allora, orologio, timer. È la massima espressione di tecnologia di Sara. Sì, anche troppo. Questi giorni lo lasciavo inconsiderato, avevo altro a cui pensare. Se non ho risposto a tanti commenti lo farò. Anche io non l'ho fatto. Lo ragazzi. faremo ognuno. Addirittura il secondo? No, ci condiamo la pasta, facciamo una pasta, pezzettini di sardine e pomodoro. Che classe. Interessanti le nostre serate in hotel, vero? Momento di apertura delle sardine, perché l'altra volta ci abbiamo trovato negli sgombri il pomodoro. Speriamo che invece siano normali. Queste acquistate alle Lofoten. Sì. Ne sono tantissime. Ho una fame esagerata. Una fiamma omogenia impressionante e una resa calorica di altissimo livello. Allora, vedi di fare le porzioni adeguate al peso. Riempi il mio piatto. Con l'occasione, tanto per condividere, con 1 litro di acqua 200 grammi di pasta sono più che sufficienti. La tanica che abbiamo sotto alla valigia è di 3,7 litri, quindi on the road è facilissimo cucinare e anche lavare le cosine. Ci sei? Ci sono. Sto facendo le parti uguali, le parti No, giuste, non non devi uguali. fare No, uguali no. Non vi viene sull'odore? Dai, non resisto. Quanto rimane quella pasta? Spegni il fornello. Ok. Facciamo le cose ben fatte. Adesso
facciamo togliere. Fai prima il mio. Non ridere. Dai, può bastare. Vediamo se la mia è troppa. C'è anche l'effetto fumo sulla ripresa. Beh, anche un'altra po' per te. Dai. Devi essere onesta. Ecco, gli ultimi 2 esempi suoi. Adesso la mescoliamo. Il fai da te è sempre il migliore. Questo è il contenitore dell'olio, è una chicca favolosa. Sì. Poi ci facciamo un video nerd pippone sull'attrezzatura da campeggio. Filo d'olio. Ne vuoi ancora? No, basta, non esagerare che deve bastare per tutto il viaggio. Dite la verità, dite la verità. Non vi viene fame. Altro che voglio sapere nei commenti quanti di voi ora vanno in cucina a prepararsi un piatto di pasta anche magari in bianco. alle 11 di sera come ora. Se poi questo video sarà fatto in inverno, come ora che fuori ci sono 2 gradi, penso, 1 sì. grado, non lo sappiamo. Non vogliamo più sapere. Questo posto penso che a febbraio, gennaio sia la fine del mondo per vedere l'aurora boreale. Sì, sembra che adesso non ci sia molta gente. Sembra l'hotel di Shining in questo momento. Vogliamo mettervi fame, speriamo di riuscirci. Questo è il risultato. Anche di qua. Ci si rivede domani per vedere da fuori questo bellissimo posto. Siamo un po' cotti, adesso le guance iniziano a prendere fuoco. Perché... Oggi 620 km, circa 3-4 gradi. Sì, per tutto il tragitto. Sei quindi... stata bravissima, bravissima veramente. Grazie, dici a me? Sì. Sì, è vero, la moto non c'è, quindi dici a me. Buonanotte ragazzi.